Abbiamo appena realizzato che fare 2 video nello stesso giorno non è conveniente, perdiamo un sacco di tempo. Infatti stiamo andando mezz'ora prima a girare il nostro terzo video della trade dei ristoranti asiatici. Andiamo. Caccia, come si chiama il ristorante? Shish. Per quest'ultima uscita abbiamo scelto il Jindae Korean BBQ e ci siamo quindi spostati in Corea. A 1 chilometro dal centrale c'è questo locale con soffitti rivestiti in carta di giornale e pareti in mattone, ma la cosa più assurda sono le cappe d'aspirazione che pendono sulle braci di ogni singolo tavolo. Il menù, come in tutti i ristoranti in cui andiamo, ovviamente non può essere altro che vasto, molto ricco, Con nomi impronunciabili. con nomi impronunciabili. E vabbè, tra le pietanze tipiche della Corea abbiamo trovato ovviamente il kimchi, che è quindi il cavolo marinato, e il bibimbap. E ovviamente in questo ristorante ci sono un sacco di spiedini da arrosticciare sulla brace, che tra un po' ci toccherà. Tutto, abbiamo gli spiedini, rispettivamente 3 di calamari, 3 di manzo BBQ e 3 di gamberoni, che adesso andiamo a cuocere qua sopra 3, 4, 5 minuti. Poi ho preso una salsiccia coreana con i gnocchi di riso e vero di bread. Caccia ha preso pollo fritto coreano con salsa piccante, esatto, e Pavissimo ha preso come si chiamava? Il kimchi. Cavolo marinato. Il tipo in aggiunta con gli spiedini ci ha offerto 2 tipologie di spezie diverse, una piccante e una non, da aggiungere dopo la cottura. I gnocchi di riso sono veramente buonissimi, non troppo gommosi come a volte succede, sono veramente buoni e saporiti. La salsiccia coreana invece è molto saporita, c'è questo piccante generale molto forte ma in realtà non copre, quindi piatto ottimo, ottimo, ottimo. Il pollo fritto è veramente ottimo perché è bello tenero e ha questa frittura che è veramente secca, molto appagante per il palato. Com'è? È piccante. Questo cavolo marinato è tutto impregnato di questa salsina molto piccante, però direi abbastanza sopportabile. A few moments later. Ma perché sei rosso? È rosso tanto quanto la salsina che ci hanno dato. Mi è buono di salsina. È l'unico che si salva stasera. Vabbè, comunque io, oltre al kimchi, non sapendo che fosse piccante, ho deciso di prendere anche dei ravioli ripieni di kimchi e manzo. Andiamo. Non c'è dentro la salsa, quindi non sono piccanti. La pasta del raviolo è anche abbastanza scottata, quindi un po' croccante e ci sta. Spiedini. Perché non lo mordi, scusa? Tanto, ma perché 40 gradi? Piccante. Perché no? Tanto ormai la materia prima è di qualità. Buono. Adesso più che valutare la qualità del pesce valuterò la mia abilità nel cuoco. Cotto bene. Cotto bene e tenero. Notare come il caccia ha già finito praticamente e io e Fabio siamo ancora qua che stiamo arrancando nel piccante tutte le volte. È un déjà vu fortissimo. Bisogna dire però che cadete sempre sullo stesso errore. Esatto, non abbiamo imparato niente dai tuoi insegnamenti. Niente. Non prendete il piccante. Bene, come avete visto non abbiamo mangiato i dolci perché a quanto pare in Corea non si mangiano, non lo so, vabbè non erano nel menù. Come prezzo ci stiamo, siamo nella media, 25 euro a testa abbiamo pagato. Essendo la chiusura del terzo video, classifica. Per quanto mi riguarda, il primo a mani basse è il Baot Pot. Mi è piaciuto tantissimo la particolarità del pentolone al centro per scaldare le cose. Secondo posto, Jindae. Questo qui mi è piaciuta tanto la location, anche qui la particolarità della brace al centro del tavolo. E infine direi, per esclusione, il Maido. Buonissimi gli ingredienti, molto particolare, un po' diciamo scarna la location, quindi terzo posto per me per quanto riguarda il Maido. Per quanto mi riguarda anche io metto sicuramente al primo posto il Baot Pot per la tipicità del posto, cioè comunque il Baot Pot è la cosa più comune in Cina e direi che abbiamo scelto alla grande e come location direi che era il top. Mentre scambio il Maido e le Jindae, in quanto secondo me il Maido essendo un locale per lo street food
nel contesto direi che ha centrato in pieno il tema, ecco. Mentre per me la classifica, dal mio gusto personale, il primo posto Gin Dalai, che secondo me con la braccia in mezzo al tavolino è tra tutti e tre quello più caratteristico nel mondo orientale. Mentre al secondo posto il Maido, pur essendo un buco senza gabinetto, è stato fantastico come tipologia di cibo, quindi per me è il secondo posto. E il terzo il Ba Hot Pot, che tipico ma troppo piccante, e la qualità del cibo secondo me non era così elevata come mi aspettavo. Con questo abbiamo concluso, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al nostro canale, perché non lo fate, e anche di iscrivervi al nostro canale. Poi Scusate, fate anche tutto il resto sul nostro canale. E anche a Facebook. Horizons World Travel. Vabbè, poi ovviamente seguiteci su Instagram e che cos'altro, basta. E Facebook, c'è anche Però- Facebook, hai fatto Facebook. Fondamentale Non esiste per avere Facebook tutti gli spoiler sui video. Niente, bella raga, ci vediamo alla prossima triade di ristoranti. Bella raga. Siamo incredibili.